Benvenuti a tutti, benvenuti a questo podcast. Oggi è un podcast un po' particolare perché non parliamo di prodotti, di implementazioni, di sviluppi di prodotto, ma parliamo di un reparto che riguarda la filiera produttiva della nostra azienda. Sono qui con Matteo di Pietropaolo. Matteo è un operatore specializzato all'interno del reparto SMT, è uno di quei ragazzi che, diciamo, ha le mani in pasta sul prodotto. Prima domanda, Matteo, di cosa parliamo quando parliamo di SMT? Allora, innanzitutto buongiorno, ciao Stefano. Ciao. Grazie dell'invito. Per SMT intendiamo la tecnologia con cui produciamo i dispositivi a montaggio superficiale. Quindi esiste la dicitura SMD che indica i device e SMT invece è la tecnologia, T per technology. Ah, ok. Quindi nel reparto andiamo a produrre tutto il cuore, diciamo, di ogni prodotto, Certo. la parte elettronica, che un tempo si faceva inserendo all'interno dei fori passanti del PCB, del circuito stampato, e poi veniva saldato a mano, mentre adesso c'è un processo completamente rivoluzionario e nuovo e soprattutto automatizzato, no? È una cosa che a me affascina tantissimo. Ogni volta che vengo nel vostro reparto io sono veramente così ammaliato perché vedo tantissima tecnologia che a volte magari vediamo nei film, vediamo nelle serie TV, no? Quando parliamo, vediamo l'ispezionatrice, vediamo magari la macchina raggi X. Sono delle cose veramente che fanno capire quanta tecnologia c'è dietro la produzione di un prodotto, un dispositivo. Una cosa che mi sono sempre chiesto è quando noi andiamo a produrre, ad esempio, parliamo di una premix, come viene avviato questo processo? Allora, innanzitutto c'è da dire che in questi ultimi anni l'azienda ha investito molto nel reparto, ok? Quindi siamo passati in un vero e proprio reparto dove c'erano tutti i scaffali con i componenti stoccati, quindi come le vecchie ferramente, quindi Certo. dovevi ricordare posizione, nome del componente, come era fatto. L'azienda ha inserito 4 magazzini modula slim, alti circa 7 metri, che hanno un software loro interno, comunicano tra di loro, hanno un lettore barcode per evitare che l'operatore prelevi un componente errato e questo software comunica costantemente con il nostro gestionale interno. Quindi si interfaccia con il nostro magazzino esterno, quindi situato a fine fabbrica, Ok. riesce a comunicare anche con il nostro reparto commerciale, Ok. quindi riesce a gestire le sottoscorte, i colleghi riescono a sapere quando fare gli acquisti o far reintegrare all'interno dei magazzini i componenti. E noi riusciamo a mandare intere liste di prelievo, quindi a seconda del componente, come mi chiedevi prima, riusciamo a tirar giù una lista di tutti i componenti che servono per la creazione magari della Premix e il magazzino ci tirerà fuori uno a uno i componenti e ci indicherà la posizione dove dovranno essere montati e agganciati sulle macchine. Ok, quindi già parliamo di un processo avanzato, quindi quello che vedremo poi più avanti, quindi il pick and place. Nella prima fase quindi voi cosa fate? Dovete accedere a un PCB, quindi ad una scheda, Esatto. ok, che non ha ancora i componenti all'interno. Esatto. I PCB, che sarebbero dei circuiti stampati, ci arrivano sotto forma o di singole schede o multiplate per velocizzare la produzione. Ok. Quindi un singolo PCB magari può contenere 10-12 schede, 2 schede, a secondo della progettazione e del tipo di produzione che si è deciso di fare. Quindi ad esempio i sensori di fumo. Esatto. I sensori di fumo è un PCB multiplato. A 6, esatto. Ok, perfetto. I PCB multiplati vengono inseriti a inizio linea, dove nel reparto abbiamo 3 linee lunghe circa 15-20 metri. Queste schede vengono separate da un macchinario, un sfogliatore d'ingresso, e vengono fatte inserire all'interno di una serigrafica, la prima macchina di ogni linea. La serigrafica ha il compito di disporre la pasta saldante sopra la scheda, che come riesce a farlo? Ci sono dei fiducial, dei punti ben stabiliti sulla scheda, che la macchina riesce a leggere e riesce ad allineare al telaio. Ci sono dei retini con dei fori ben precisi a secondo di ogni PCB che si aderiscono alla scheda. E poi ci sono delle racle che sono 2 spatole che fanno muovere un rotolino di pasta saldante sopra questo stencil e applicano un sottile strato di pasta saldante sopra il PCB. Ok? E queste macchine hanno anche un controllo ottico 2D che ci permettono di verificare se qualche foro del retino rimane attappato oppure no. Quindi okay, se tutta la pasta saldante è applicata in maniera corretta sulla scheda. Foro del retino parliamo di qualcosa di micrometrico. Esatto, la cosa fantastica del reparto, scusami se ti interrompo, è che non parliamo di centimetri, non parliamo di millimetri, parliamo di decimi di millimetro, di micro. Impressionante. E quindi la pasta saldante
e a tutti gli effetti non è stagno puro. La pasta saldante è un composto fatto da microsfere di stagno, rame e argento. Queste microsfere sono amalgamate tra di loro tramite il flussante, un composto che ha una funzione ben precisa, quella di non creare ossido durante la fusione della scheda. Ah, certo. Il flussante dà anche una consistenza simile alla Nutella della pasta Ok. saldante, quindi è molto un po' più morbida del pongo, diciamo. Ok. E infatti è molto importante tenerla sempre fresca e fare in modo che non si secchi o prenda troppa aria. Certo, in modo tale che rimanga sempre di quella consistenza che poi permetta ad un altro macchinario di appoggiare sopra il componente. Esatto. E qui arriviamo ad una fase che io veramente ogni volta che lo vedo mi affascino lì a guardarla, questa macchina che è la macchina pick and place. Io vedo spesso anche quando facciamo il giro aziendale, devo dire che ecco, una cosa che voglio dire a tutti, Matteo, qualcuno ha potuto godere delle sue spiegazioni anche durante i nostri giri aziendali perché è veramente molto bravo nelle spiegazioni e traspare molto quanto tu sia innamorato del tuo lavoro. Ecco, quando ci fermiamo su questi macchinari, lì veramente si nota quasi un'ammirazione da parte di tutti, cioè si vede proprio che si illuminano gli occhi, perché lì veramente riusciamo a constatare quanto sia complessa la filiera produttiva. Questo macchinario riesce, mi dicevi, a mettere i componenti in una posizione specifica con una precisione estrema, anche multicomponenti, quindi anche più componenti alla volta. Qui diciamo inizia un po' la magia, no? Esatto. Del reparto SMT. Perché inizia questa magia in questo particolare punto? Allora, partiamo che i componenti stoccati all'interno dei nostri modula Slim sono avvolti in dei nastri, avvolti in delle bobine. Ok. Quindi queste bobine vengono agganciate a dei supporti che prendono il nome di feeder Benissimo. e che hanno il compito di separare la pellicola trasparente dalla parte in plastica dove alloggia il componente. Quindi la pellicola non fa nient'altro che tenere fermo Il il componente sulla bobina, quindi sul nastro. Esatto. Questi feeder vengono agganciati poi a dei carrelli e posti ai lati delle macchine. Le macchine sono divise in moduli, si chiamano, quindi una linea magari è composta da 1, 2, 3, 4 moduli di macchina pick and place. Ah, ok. Che ogni modulo ha un quantitativo limitato di componenti e insieme seguono un processo produttivo. All'interno di questo modulo ci sono due teste che a seconda dell'esigenza vengono configurate per fare in modo che prendano più componenti o meno componenti o componenti particolari e vengono montati sulla scheda. Il caporeparto crea un programma doc con la posizione e il nome del componente sulla scheda e la macchina riesce a prendere da 6 a 32 componenti contemporaneamente. Impressionante. Riesce a prenderli, fare una foto e controllare se rispettano tutte le caratteristiche che il caporeparto ha dato come Stabilito, limiti, diciamo. come standard, e se rispettano i limiti stabiliti li va a posizionare sulla scheda. Ok. E tramite un effetto vuoto riesce a prelevarli dai feeder e interrompendo il vuoto va a posizionarli. Ok. Quindi si muove su un asse XY e leggermente Z per andarla a posizionare sulla scheda o per prelevarlo dai feeder. Ok, quindi è un triassiale, va a posizionare il componente e poi lo va a appoggiare togliendo il vuoto che ha generato in precedenza per prelevare il componente. La cosa pazzesca è che ogni testa, magari soprattutto quelle iniziali che servono per montare componenti più piccoli e più numerosi, ogni testa ha 16 nozzle che riescono a prelevare 16 componenti contemporaneamente, a fargli 16 foto e andarli a posizionare, riuscendo ad avere una produzione di 80-100.000 componenti ora a secondo dell'ottimizzazione. 80-100.000 componenti ora. Veramente sono numeri assurdi. E ti posso assicurare che solo vedendolo si riesce a percepire effettivamente quanto siano performanti questi macchinari. Considerando che prima veniva fatto a mano. Mamma mia, incredibile. Ma ecco, quindi poi in realtà il prodotto esce da questa macchina, quindi continua il suo processo, ma i componenti non sono ancora saldati, quindi effettivamente sulla scheda. Esatto, infatti per pick and place si intende prendere e posizionare. E appoggiare, ecco. Esatto. Quindi uscito da queste macchine avremo il PCB con la pasta saldante e il componente posizionato sopra. Infatti se prendessimo la scheda, la dovessimo ribaldare, i componenti cadrebbero tutti quanti. Certo.
Passiamo adesso nella fase successiva, che è la fase di fusione. Quindi, scusami, ti interrompo, Matteo, ma quindi tra un macchinario e l'altro non c'è un operatore che prende questi PCB e li sposta all'interno del secondo processo? No, È tutto... tutte le macchine comunicano tra di loro e sono sequenziali, quindi una volta che esce da una macchina entra successivamente nella macchina seguente. Infatti l'obiettivo dell'azienda è ridurre il più possibile l'intervento dell'uomo sui suoi prodotti, Certo. in modo da limitare l'errore. Quindi voi, diciamo, il processo inizia con voi che inserite i PCB all'interno di un caricatore che poi Esatto. accede, insomma, alla serigrafica. Poi da lì fino alla parte finale l'operatore non tocca Non tocca la scheda. Quindi esce dalla pick and place. e entra all'interno di un forno, per lungo Ok. circa 10 metri, dove ha diverse sezioni dove si possono gestire le temperature. Perché? Perché l'obiettivo è portare al punto di fusione la pasta saldante in modo che il componente si saldi al circuito stampato e si crea un menisco di saldatura. In modo che una volta che il componente è saldato, durante il passaggio di corrente, diciamo, c'è il corretto funzionamento del prodotto, Certo. no? E la cosa importante è che ogni componente ha una sua sensibilità alla temperatura e soprattutto la pasta saldante non può essere portata a un punto di fusione in maniera troppo veloce e neanche in maniera troppo lenta, perché sennò il flussante evaporerebbe subito e si creerebbe l'ossido, oppure il menisco di saldatura sarebbe troppo fragile. Quindi va portata in maniera graduale al punto di fusione e allo stesso modo in maniera graduale va raffreddata. Quindi, ecco, se io dovessi produrre una premix, torniamo sempre alla premix, o se io dovessi produrre i sensori di fumo, avrei comunque un profilo termico differente fra i due dispositivi. Esattamente. Non può essere lo stesso perché ho uso dei componenti differenti. Ma non solo quello, c'è bisogno di fare un piccolo accorgimento anche se ci sono dei punti dove c'è molta dissipazione. Gli stessi componenti montati su schede differenti, se sono raggruppati insieme c'è molta più dissipazione termica, Ok, quindi certo. si arriva più difficilmente alla temperatura di fusione, mentre magari gli stessi componenti montati su un'altra scheda dove sono distanziati tra di loro, magari con le stesse temperature rischieremmo di danneggiarli o di rovinarli comunque. Quindi per assurdo il profilo termico è un qualcosa che viene stabilito in fase di sviluppo del prodotto, neanche in fase, diciamo, produttivo del Esatto, dispositivo. tramite una campionatura. Dobbiamo fare dei test affinché verifichiamo poi che anche non solo dopo la parte produttiva del reparto SMT, ma successivamente negli altri reparti il prodotto funzioni proprio nella maniera corretta. Certo.